Allora, siamo in Eh, diretta venerdì 7 novembre 2025. Buonasera a tutti per chi ci sta ascoltando in diretta su K-Radio Nazionale, oltre la memoria, dal palco all'onda. Questa volta non siamo su un palco, non ci sono luci puntate né sipari che si aprono. Ci sono soltanto alcune voci e l'ascolto. Oltre la memoria nasce proprio da qui, dal bisogno di continuare a far vivere ciò che avevamo portato in scena, ma in una forma nuova, più intima, più universale. Dopo le serate nei teatri, dopo l'esperienza al Mimesis, dopo la replica nella biblioteca di Trani, l'emozione di Palazzo Beltrani, dopo i collegamenti con Bologna, con mia madre Helga Schneider in diretta video da casa sua, abbiamo sentito che questo progetto non poteva fermarsi ai luoghi fisici, perché la memoria non abita solo nei luoghi, abita nelle voci. E allora eccoci qui su Caparadio Nazionale, in diretta, a trasformare quell'energia in suono, in parola condivisa, in eco che viaggia per tutta Italia e forse anche oltre. L'idea è semplice: continuare a ricordare insieme anche a distanza, dare forma sonora a un percorso che è stato teatrale, umano, spirituale. Ogni mese, anzi, la diretta sarà 2 volte al mese. Comunque, in questa particolare versione di Oltre la memoria, un tema, ogni puntata una luce, non un elenco di nomi o date, ma un invito a riscoprire la memoria come forza viva, come respiro comune. Oltre la memoria non è solo un titolo, è una direzione, è il tentativo di portare la memoria fuori dalle cerimonie, fuori dai giorni ufficiali, dentro la quotidianità, dentro la voce di ciascuno. Questa sera cominciamo un nuovo viaggio, dal teatro al microfono, dalla scena al cuore, dalla Puglia all'Italia intera. Io sono Renzo Samaritani Schneider e questa è Oltre la memoria che non si vede ma si sente, e ad accompagnarci in questo cammino sonoro, come sempre, con la sua sensibilità, c'è la giornalista Carmelina Rotundo Auro, alla quale ora passo volentieri la parola. C'è anche una sua gradita ospite che adesso Carmelina vi presenterà. Ciao Carmelina. Buonasera a tutti, ringrazio di questa grande opportunità. Poi la voce veramente anche ha un suo timbro, ha il suo colore, si riconoscono le persone anche dalla voce, quindi la voce è carica di una intensità molto profonda, ci caratterizza, come il nostro volto, anche la voce ci caratterizza. E darei la parola a Carolina, che diciamo è diventata una nostra fedele ascoltatrice, anche partecipante attiva, ecco. E dopo racconterei il mio ricordo, ecco. Allora, Carolina. sì, ti sento. Per quanto riguarda oltre la memoria, bisogna andare al di là del semplice ricordare, quindi bisogna creare una memoria collettiva. Il ricordo deve diventare una eredità, una traccia che si lascia nel mondo, nella storia e negli altri. La memoria quindi deve anche trascendere il limite oggettivo del ricordare. La memoria deve lasciare una traccia. E parlando di memoria, mi viene in mente ora la festa che noi abbiamo dedicato ai defunti. Quindi nella memoria dei defunti noi richiamiamo in un certo senso la loro esistenza nel presente. La memoria quindi diventa una forma di sopravvivenza energetica, vive nelle parole, nei gesti e negli oggetti delle persone che ci hanno lasciato, vive nei riti, nei ricordi condivisi. Quindi
anche il Natale, noi possiamo definirlo anche il Natale come un rito di memoria, un evento che si ripete ogni anno per riattivare nel tempo presente anche un ricordo, il ricordo di familiari che non ci sono più, di volti assenti, che tornano a vivere con noi. Quindi accendere una candela, mettere un addobbo, ci fa pensare a quando eravamo bambini, quando vivevamo quell'esperienza con i nonni, con i genitori, con i familiari più intimi. Quindi le feste formano una rete di memoria, sono un organismo che ci permette di conservare le nostre radici e di rinnovare nel tempo le nostre memorie. Questa è la riflessione che mi è venuta questa sera in merito alla trasmissione. Bella e profonda, come tu sei una persona direi molto professionale anche per il lavoro che svolgi al servizio della cultura e della diffusione, diciamo, di giovani talenti o di talenti già affermati che possono nel palcoscenico di Firenze presentarsi e presentare il loro lavoro. E il lavoro di memoria è un lavoro molto profondo e anche molto delicato. Io racconterei un momento che io ricordo molto volentieri e che però è entrato a far parte della collettività, come diceva Carolina. Nel 9 dicembre 2009, quindi siamo molto indietro nel tempo, viene steso sulla facciata della Misericordia un telo su cui viene stampata una mia frase: non abbiamo altre strade che quelle dell'amore. È una cosa diciamo eccezionale per una contemporanea avere una frase stampata su un telo azzurro con il simbolo della misericordia e 4 metri per 3,5, quindi le dimensioni sono sono enormi, no, per una poesia. Io ho avuto occasione di avere queste piccole poesie, diciamo, stampate in grandi dimensioni. Sono una cosa di cui sono estremamente felice, che ricordo con grande felicità. Questa frase, poi in un'altra puntata magari posso raccontare anche come è nata, perché campeggiava in Piazza del Duomo. E io ho detto, non basta solo lo stendardo, mi devo mettere in dialogo con le persone, con la gente. Firenze è sempre piena di cittadini del mondo, da tutte le nazionalità. Mi sono messa in mezzo alla piazza e fermavo le persone intervistandole proprio sulla su questa frase, chiedendo loro che cosa provavano, se gli piaceva la frase, perché si soffermavano magari a guardare questo stendardo. Queste cose le appuntavo in un quadernetto con la penna e matita, non avevo mezzi tecnologici, ma il quadernetto, la penna e la matita. Il 7 di gennaio 2010, lo stendardo è stato diciamo esposto per un mese, dal 9 dicembre 2009 al 10 gennaio 2010, il giorno dell'Epifania si svolge a Firenze una grande manifestazione, il corteo dei Re Magi, che partono da Palazzo Pitti, passano attraverso la città e naturalmente giungono al Duomo a rendere omaggio al Bambino Gesù con i loro doni. Quindi c'è un corteo molto sontuoso con abiti diciamo in broccato, le donne sono vestite da grande madame, da grandi dame. E allora ho detto quel giorno sarà per me un giorno di riposo. Metto in tasca il quadernetto e la penna e volgo lo sguardo intorno a me per godermi anch'io questa sfilata. Improvvisamente vedo un signore che
dando le spalle alla sfilata, si era incantato a leggere la frase. Lo guardo per un po' titubante, finché mi decido ad avvicinarmi a questa persona e a consigliargli di girarsi perché c'è l'arrivo dei magi. Ma lui, per tutta risposta, mi dice: no, io sto leggendo questa frase. E allora io invito questo signore, che era svedese, si chiama Jan Dock, invito all'interno della Misericordia per parlare di questo suo atteggiamento, diciamo, di reverenza verso la mia frase. Sono una coppia, marito e moglie, anziani, vengono dalla Svezia, non sanno l'italiano e ci mettiamo a parlare e trascorriamo 2 giorni insieme. Io gli faccio da guida per Firenze mostrandogli le bellezze fiorentine finché arriva il giorno della partenza. La moglie di Jen mi dice: forse mio marito scriverà qualcosa a tale proposito. Partono per la Svezia e dalla Svezia, dopo poco tempo, mi arriva un'email. La leggo in inglese e poi la posso anche tradurre, ma diciamo in inglese perché appunto è uno svedese che non conosce l'italiano, che è una lingua molto difficile lo svedese. E lui scrive: Here, hilly and much snow, but a beautiful landscape have my good memories from Florence. And walking today, this little haiku took form. In Florence, we met the words about love on a wall, still warming my heart. Jen Dock della Svezia. On the way of love, you never work for yourself. Beside you, God. Epifania. Love manifestation and joy in Firenze. At il Duomo, good works, la misericordia. Allora torna, descrive il paesaggio del suo paese, che è un paesaggio innevato e freddo, ma bello. E la frase che mi ha colpito di più, questo piccolo haiku: ma io ho incontrato su un muro, lui non identifica la misericordia, dice muro, la rende ancora più preziosa questa frase: su un muro, parole d'amore che ancora riscaldano il mio cuore. Ecco, io ho fatto 30 giorni di interviste avendo delle esperienze meravigliose e che potrei anche raccontare nelle successive puntate, ma per Jen Dock ho detto, anche se fossi stata solo per lui in piazza, anche sotto la neve, perché in quell'anno cadde la neve a Firenze, avrei gioito, perché veramente questo haiku presenta in tutta la sua forza che la frase d'amore riesce a colpire questa persona che, come ripeto, non sa l'italiano, e praticamente lui non avrà più paura perché a Firenze ha incontrato sul muro una frase d'amore che ancora riscalda il mio cuore. Ecco, un ricordo condiviso, vissuto in una piazza, vivendo, a proposito di memoria, a contatto con Brunelleschi, con Giotto e con Ghiberti. Sembrerà un paradosso, ma veramente erano diventati familiari. Guardandomi intorno, parlando con la gente, sollevando appena lo sguardo, vivevo l'eternità della nostra umanità, lasciando queste opere insigni, Brunelleschi La cupola, il campanile di Giotto, Le porte del paradiso di Lorenzo Ghiberti. Ho riallacciato i fili con una memoria lontana nel tempo, ma vicina al cuore. Ecco. Grazie Carmelina. Dopo, a questo punto, visto che abbiamo ancora qualche minuto, dopo che io adesso leggerò quello che avevo preparato per questa sera, potresti raccontarci com'è nata la frase, perché, se hai voglia? Sì, volentieri.
Allora, ti cedo la parola tra qualche minuto. Certo. Ci sono silenzi che pesano come pietre e altri che brillano come stelle. La memoria nasce da entrambi, nasce dal silenzio degli assenti, da chi non ha potuto più raccontare e dal silenzio dei presenti che scelgono di ascoltare. Perché ricordare non è soltanto un atto della mente, è un respiro dell'anima collettiva. Quando ricordiamo non stiamo guardando indietro, stiamo tenendo accesa una piccola fiamma che impedisce al mondo di congelarsi. Il passato non è mai morto, si nasconde nei gesti, nei suoni, negli odori, nelle parole che ripetiamo senza accorgercene, nei sogni che bussano di notte. Ricordare allora non è un dovere, è un atto di amore. È dire a chi non c'è più: non sei svanito, ti porto con me. È dire al futuro: ti consegno ciò che abbiamo imparato con le lacrime. Viviamo in un tempo che ha paura della memoria, un tempo che corre, cancella, semplifica, un tempo in cui basta un click per dimenticare e pochi secondi per riscrivere una verità. Ma la memoria non si piega alla fretta. La memoria ha il passo lento di chi conosce la strada e la voce di chi è sopravvissuto per testimoniare, di chi ha scelto la vita perché qualcuno doveva raccontare. Eppure non basta ricordare con la mente, bisogna ricordare con il cuore, non basta celebrare il passato, bisogna imparare ad abitarlo con dolcezza, a restituirgli pace, perché la memoria non è un museo di dolore, è un giardino da coltivare. Se la nutri con rabbia, cresce come ortica; se la nutri con amore, fiorisce in compassione. Ogni volta che raccontiamo una storia, ogni volta che pronunciamo un nome, ogni volta che ascoltiamo con attenzione, ridiamo vita a ciò che il tempo vorrebbe seppellire. In ogni voce c'è un eco di chi ci ha preceduto. E forse è proprio questo che ci tiene vivi, la consapevolezza di appartenere a un coro infinito, in cui ogni voce, anche la più fragile, è indispensabile all'armonia del tutto. Oltre il silenzio c'è la voce della memoria, non grida, non accusa, sussurra. Ricorda per noi ciò che siamo stati e ci invita ogni giorno a diventare esseri umani migliori. Ricordare è un atto sacro e finché qualcuno lo farà, anche solo uno, il buio non vincerà mai del tutto. E con questo ripasso la parola a Carmelina Rotundo Auro. Ecco, io ho avuto una mia poesia addirittura 6 metri per 3 metri, che è stata scelta dalla ditta Cangi di Città di Castello, trovando un mio libro. Io ho vissuto 11 anni a Perugia, avevo distribuito un po' i libri nelle librerie, nelle varie librerie di Perugia e limitrofe, perché appunto questo libro fosse conosciuto. Permetto una poesia, era il titolo del libro, che ora si trova solo in lettura a Gabinetto VSC perché le copie sono state esaurite. Ai tempi che non c'era internet e c'era il telefono fisso, cercarono nell'elenco telefonico di Firenze Rotundo, allora ce n'erano 2 di Rotundo, e telefonarono a mio padre e dissero che avevano trovato questa poesia che a loro piaceva tanto e volevano fare gli auguri ai loro clienti e alla città di Castello attraverso questa mia poesia. E rintracciarono papà diede il numero, le bambine erano piccoline, mi ricordo, ricevetti questa telefonata del signor Walter Cangi, della ditta Cangi di Città di Castello, il quale mi chiedeva di poter usare sia per i cartelloni che sarebbe stato messo all'uscita dell'autostrada, diciamo per arrivare all'entrata dell'autostrada per arrivare a Città di Castello, che dava l'augurio di buon Natale. Su fondo rosso dove campeggiano delle stelle, ora io non ho purtroppo la documentazione perché poi la ditta è stata chiusa, anche la ditta della tipografia, comunque venne stampata e venne esposto sulla strada. Ci trovammo a una cerimonia della misericordia
E parlando appunto, stavo parlando con un'amica di questa avventura a Città di Castello, anzi con Marilu che era di Città di Castello, che avevo invitato a questa manifestazione. E fui ascoltata dal provveditore della Misericordia, allora Andrea Ceccherini, che disse: ma noi ti vediamo tutti i giorni, però non sapevamo di questa tua dote di scrivere poesie. E dopo un po' di giorni mi telefona, mi dice: abbiamo deciso che tu comporrai una frase perché noi vogliamo fare gli auguri di Natale alla città di Firenze attraverso la tua frase. E io incominciai subito a studiare, a leggere libri, andare in biblioteca, eccetera. Però mi dicevano tutti: ma guarda che hai come antagonisti, come avversari, c'è Madre Teresa di Calcutta, San Francesco. Allora, al 7° giorno della settimana, che dovevo portare questa frase, mi misi in preghiera e dissi a mia madre, che era appunto morta proprio in quell'anno: mamma, ma lo sai che cosa significa per uno scrittore avere una frase attaccata in piazza del Duomo sulla facciata della Misericordia? Ma datti da fare, tu che sei lì, non stare senza far nulla. Così proprio nella mia ingenuità, forse anche semplicità. E il giorno dopo andai dal provveditore e gli dissi: la frase è questa, non abbiamo altre strade che quelle dell'amore, perché mia madre mi ha sempre detto: non scrivere poesie tristi, dai la felicità del tuo cuore agli altri, perché già si soffre tanto nella vita, tu devi essere portatrice di felicità, di serenità, non di dolore, non di sofferenza. E allora il provveditore, girato di spalle, mi disse: abbiamo scelto la tua frase e manderemo in stampa il telo 4 metri per 3,5, lo esporremo e dice, faremo anche i biglietti alle autorità, al sindaco, ai consiglieri, eccetera. A tutta la città vennero stampati dei biglietti con il simbolo della Misericordia e con un'immagine che richiamava appunto sempre un'opera contenuta nel Museo dell'Opera della Misericordia, che è ben diverso, nel Museo della Misericordia, e mandarono tutti questi inviti e io feci 30 giorni di interviste. Sui 30 giorni di interviste, ecco, io ho veramente un ventaglio di ricordi da raccontare, molto belli, molto profondi, anche perché si mise in moto tutto il gruppo degli artisti. Allora dirigevo la rivista Arte Arte dell'Impruneta, quindi fecero dono alla Misericordia di molte fotografie, di molte opere. Venne tutta la redazione di Toscana Oggi, allora scrivevo per Toscana Oggi, settimanale della diocesi fiorentina, venne tutta la redazione al completo, meno Andrea Fagioli, che è direttore, che era in quel giorno ad Arezzo, però tutti, diciamo, invece caporedattore e i collaboratori della redazione vennero le amiche della Tavola Pinta, venne Lucia Mazzetti, direttrice ancora e creatrice della Galleria Centro Storico, con Gonfalone, che è il suo collaboratore, diciamo, molto, molto professionale, molto bravo, fa delle critiche che, diciamo, sono molto appropriate, tutte portando in dono. Venne la grande Amalia Ciardi Dupré, venne Giuseppe Piani, con cui collaboravo a San Godenzo per realizzare, abbiamo fatto nascere io, Giuseppe Piani e Tullio Parronchi, la prima edizione dei presepi a San Godenzo, che è un paese meraviglioso al confine appunto proprio estremo della Toscana, e di là si va appunto in Emilia Romagna, e ebbi questa felicità di poter fare in quel giorno una cosa molto molto particolare. Il rinfresco fu fatto nel museo della Misericordia, addirittura pensate, aprire il museo della Misericordia per fare il rinfresco, per dare, diciamo, a tutti, anche lì
parteciparono al prosecco di Daniele Bressan con le bottiglie che portavano un'etichetta, i libanesi famosissimi. Allora avevo conosciuto uno dei manager, diciamo, della ditta a un convegno, che offrirono una montagna di questi libanesi, arrivarono. Quindi ecco, la nascita di questa frase è stata quasi un mito, insomma, ricordandola adesso mi rendo conto che è stato un evento non tanto personale ma cittadino di una rilevanza. Furono ritagliati dalla mamma di una mia collega di scuola i cuoricini che furono gettati mentre si esponevano il pelo, e questo particolare, forse più simpatico, è successo, mi hanno detto tutti: guarda che se si sporca il suolo pubblico qui ci fanno una multa. Allora alcuni della Misericordia si erano preparati con la cassettina e la scopina per andare subito giù, diciamo, alla porta per pulire, e invece la gente è andata a raccogliere i cuori, e chi aveva raccolto i cuori si sentiva gridare, si sentiva tutti che dicevano: ah, questo è un cuoricino, lo porterò per ricordo, e tutti avevano pulito, in men che non si dica, questa pioggia di cuoricini in Piazza Duomo. Non c'è stato bisogno dell'intervento delle pulizie, ecco. Questo è un altro fatto che è venuto spontaneo raccontare. Pronto? Bellissimo, sì. Ah, sì. Sì. Hai Sì, sempre delle questo cose, veramente potresti scrivere decine di libri con questi tuoi racconti. sì, è scritto un libro, è scritto un ebook che ripercorre le interviste, presenta molte fotografie, e alcune di queste fotografie sono state usate per la canzone da Marcello Brenna. Diciamo, sul mio blog e anche sul canale YouTube si può trovare l'ebook, vivere le immagini, diciamo, di quella giornata più unica che rara. E poi voglio dire che la frase è stata tolta il giorno in cui mia madre non era più su questa terra, quindi significativo. Ok. Lei mi ha donato la frase e l'ha ripresa, Ok. lei, perché la frase ha volato al di sopra di me, al di sopra di ogni aspettativa, ecco. Sì. Allora, adesso chiediamo a Carolina se vuole aggiungere qualcosa, così poi salutiamo, anche perché il senso di questi oltre la memoria extra è proprio farli breve, di modo che io e Carolina abbiamo Carmelina, come se ti conoscessi da 2 giorni, che non riesco a pronunciare il tuo nome. Da quanti anni ormai io e te siamo amici? Carmelina, da quanti anni facciamo radio insieme? Ormai sono veramente diversi anni. Sì, diversi anni. Tu te lo ricordi l'anno esatto? No, però diciamo sono passati così pieni Sì, di iniziative, di belle cose, che praticamente sono volati, sono ecco. veramente volati, sì. Comunque stavo dicendo, io e Carmelina siamo seduti un attimo virtualmente, seduti insieme un pomeriggio, abbiamo detto: perché non facciamo queste ore a Felice extra più spesso? Piuttosto li facciamo brevi ma spesso, e infatti appunto è quello che vogliamo fare già da stasera. Ecco perché chiedo a Carolina se vuole dire qualcos'altro per concludere questa diretta di oggi, e poi vi preannuncio già, anzi avevo mandato un calendario su WhatsApp proprio a te, Carmelina. Adesso io apro quello WhatsApp, così vediamo quando è il prossimo appuntamento. Eccolo Sì, qua, è mercoledì. meglio. Sì, esatto, mercoledì 19, l'ora felice di Carmelina. Quella è proprio la puntata tua, dove hai un tuo ospite che poi ci comunicherai, e poi in dicembre abbiamo venerdì 5 extra memoria dalle ombre alla rinascita. Tra l'altro l'argomento stavolta sarà le mani che suonarono la notte, tema l'arte come testimonianza. Poi abbiamo venerdì 17 dicembre l'ora felice di Massimiliano Deliso, quello va in onda alle ore 21.
e poi abbiamo a gennaio, il 2 gennaio, l'ora felice di Carmelina con la sua ospite, mercoledì 14 gennaio extra memoria, voci e testi per illuminare l'inverno, e poi a febbraio, il 6 febbraio, extra memoria, la cura come atto d'amore, e poi dopo andremo avanti. Intanto queste sono le prossime puntate. Ti Allora, volevo chiedere, no? Ti volevo chiedere, allora, il secondo appuntamento, mi avevi consigliato un ospite, mi avevi detto se potevo intervistare un ospite che tu avevi in mente. Ora non mi ricordo se era Marco. tra gli ospiti sì, potrebbe esserci Marco, potrebbe esserci anche Antonio Sasso, che hai conosciuto insieme a Carolina nella puntata scorsa, che potrebbe parlare di questo evento dell'1 aprile, questo evento tranese che poi riguarda tutto il mondo, in realtà non riguarda solo Trani, quindi vedi tu, insomma, poi dopo ne parleremo in privato. Sì, perché me l'avevi suggerito per iniziare Certo, sì, come sì. ospite. Ma E quando io sarebbe la data? direi che la stessa Carolina potrebbe essere uno dei tuoi prossimi ospiti, Sì, un'intervista è proprio a lei, vero, dove si racconta. è vero, è vero. No, Addirittura con la sorella si potrebbero intervistare Ah, ambedue certamente, perché sono certo, sì, una forse coppia. sì, magari, Lucia, certo. Lucia. No, comunque io stasera sono stata contenta di partecipare alla vostra trasmissione, mi dà sempre tanta gioia sentire i vostri interventi perché sono uno spunto di riflessione profonda della vita e di tutto ciò che ci circonda. E stasera abbiamo ricordato tante cose, però questi ricordi non sono stati tristi, sono stati dei ricordi gioiosi, sono stati dei ricordi felici. Quindi speriamo di aver dato anche a chi ci ha ascoltato delle nuove energie con cui affrontare la vita, affrontare la propria memoria, la memoria del passato e anche di rapportarsi al futuro con una prospettiva rinnovata ma sempre positiva. Allora, mi sembra di aver visto la richiesta, solo che ormai siamo fuori tempo, di Maria Patrizia Calabrese, però Sì, perché magari se interviene un momento, Maria vediamo Patrizia si se... vede che aveva degli impegni con la sua biblioteca. Ecco qua. Allora il prossimo Ci appuntamento sei, quando è? Maria Patrizia Calabresi? Sì, c'è. Allora, lascio la parola a Carmelina perché c'è un'altra sua gradita ospite, quindi forse vuole dargli la parola qualche minuto e poi concludiamo veramente. No, diciamo, diamo la parola pure a Maria Patrizia Caravecci. Ti chiedevo la data del prossimo incontro che mi era sfuggita, Sì, 17. guardo subito perché me la sono già scordata, io con i numeri Sì, sono negato. Allora, va bene, se no, mercoledì 19 novembre. Ecco qua. mercoledì 19 novembre, la prossima settimana, sì. Va bene, poi ci metteremo d'accordo attraverso WhatsApp, diamo la parola a Maria Patrizia Calabresi. Se ci sente. Comunque non è la prossima settimana, è il 19, è quella dopo, Carmelina. E quella dopo, sì. Sì. Ci senti, Maria Patrizia? Vuole essere chiamata Maria o Patrizia? Non gliel'ho mai chiesto. Maria Patrizia. Ok, però forse non ci sente perché vedo che non risponde. Mm. Forse voleva entrare solo come ascoltatrice. Ok, quindi salutiamo tutti. Mi No, sentite? eccoti, sì, ti Sì. sentiamo. Ecco, scusate il ritardo, ma purtroppo non ho potuto e in genere io prima delle 9 non riesco a finire la cena perché ritorno a casa molto tardi, E quindi allora ti aspettiamo fin d'ora all'ora felice, quella di Massimiliano Deliso, mercoledì 17 dicembre, che quella comincia alle ore 21, quindi quella, mi ok. raccomando, sei invitata fin d'ora, ti aspettiamo. Non so di che cosa avete parlato stasera, quindi posso dire quasi niente. E quindi ecco, mi Vabbè, dispiace. l'importante è aver Soltanto- avuto un tuo saluto molto gradito e poi Infatti
Ti manderemo il link per riascoltare questa puntata e ti ringraziamo tantissimo. Carmelina, volevi dire qualcosa, Maria Patrizia? Perché sulla memoria, Maria Patrizia, tu magari che eri in biblioteca potresti dire c'è un reparto, diciamo, da documentarsi, ecco. Sì, tanto ci saranno altre occasioni, perché d'ora in poi facciamo questa trasmissione 2 volte al mese, quindi sicuramente ci saranno altre occasioni in cui Maria Patrizia potrà... Sì, certo, okay. sì. Mi preparo. Certo. Ti ringraziamo. Allora, grazie a voi, un saluto a tutti. Ringraziamo te, ringraziamo Carolina Mazzetti, la conduttrice, Carmelina Rotundo Auro, me stesso, Renzo Smaritani Schneider, Massimiliano Deliso in regia. C'è qualcun altro che vuoi salutare, Carmelina, prima che chiudiamo? Tutti i nostri amici, dare appuntamento a questa puntata appunto dell'ospite che sceglieremo insieme, sperando sempre appunto che il nostro pubblico ci segua. Ma io penso di sì, perché le cose sono molto pacate ma anche molto belle, parlano al cuore. Esatto. Quindi buona serata a tutti, grazie che ci avete seguiti. Grazie. E ciao a tutti, a presto da K Radio Nazionale, venerdì 7 novembre 2025, ore 20:52, e ci sentiamo presto. Buona serata a tutti. Buona serata. Ciao. Buona serata. Ciao. Buona serata, grazie. Ancora buonasera. Una piccola promessa prima di invitare i miei compagni di questa bella storia. Le vicende del mondo che ci stanno accompagnando ormai da anni sembrava che dovessero essere guerre lampo, qualcosa di veloce, immediato, invece continuano a presentarsi drammaticamente incombenti anche nelle nostre vite, che ci sentiamo responsabili per quello che non abbiamo neanche la possibilità di fare. Noi in questo momento non vogliamo metterci da una parte o dall'altra, questo sia chiaro. Noi vogliamo solo raccontare attraverso una storia vera, quella di Helga Schneider, quella di suo figlio Renzo, quella della madre di Helga Schneider, che la guerra è sempre dalla parte sbagliata, e noi vogliamo con forza sottolineare che non si deve perdere la speranza di far vincere l'altra parte, che le vittime delle guerre sono non soltanto quelle che ci lacerano l'anima quando le vediamo nelle immagini, nelle fotografie, nei video, le vittime attuali delle guerre, ma ci sono vittime invisibili, quelle che continuano a patire di quello che è stato anche nelle generazioni successive. Però, come ho detto, l'amore può fare miracoli, e anche i nostri dissidi nel nostro piccolo possono riuscire a trovare miracolosamente una soluzione. E la storia che noi vi presentiamo stasera non soltanto nasce dalle pagine scritte di una grande scrittrice, Helga Schneider, testimone diretta e inconsapevole, anche se quando era piccola non lo è stato direttamente, di quello che era la sua mamma, ma anche di una storia che hanno vissuto Helga e suo figlio Renzo. L'aver saputo dapprima Helga, all'età di 30 anni circa, di chi fosse sua madre, e alla stessa età più o meno aver saputo Renzo di chi fosse sua nonna, forse non nella maniera che avrebbe voluto, ma leggendo il primo libro scritto da sua madre, aveva creato una frattura che sembrava invincibile. E invece Renzo ci racconterà come invece, attraverso quello che
un'idea che è avvenuta una sera di gennaio, in un piccolo teatro, dopo una passeggiata, abbia creato un miracolo. E dopo un dissidio durato forse 30 anni, Renzo e sua madre sono diventati, pur a distanza, inseparabili. Si sentono tante volte al giorno, perché adesso sono uniti insieme nel raccontare che la guerra non deve vincere mai, perché è solo morte, e solo l'amore può vincere tutte le cose. E quindi benvenuti. Ogni anno, il 27 gennaio, ricordiamo il momento in cui i cancelli di Auschwitz furono abbattuti nel 1945. Un simbolo potente della liberazione e della fine di uno dei capitoli più bui dell'umanità. Questa data non è solo un monito,
ma un impegno. L'impegno a non dimenticare. Oggi, anche grazie alla tecnologia, abbiamo strumenti potenti per custodire la memoria e per imparare dal passato. Ma ricordare non basta. Dobbiamo anche capire, analizzare e trasmettere questi valori alle nuove generazioni. La memoria storica non deve essere solo un archivio di eventi, ma una bussola che ci aiuti a orientarci nel presente, affinché errori tragici non si ripetano. E in questo la tecnologia può essere una grande alleata, ma il cuore del processo rimane la nostra capacità di ascoltare, di riflettere, di tramandare esperienze e di dare un significato profondo a ciò che ci è stato trasmesso. La mia storia personale si intreccia profondamente con gli eventi storici di cui parleremo oggi. Mia madre, Helga Schneider, è un'autrice nota per aver raccontato nei suoi libri la sua dolorosa esperienza familiare. Era solo una bambina quando fu abbandonata da sua madre, mia nonna, che scelse di diventare guardiana nei campi di concentramento nazisti. Questo passato che mia madre ha vissuto e che io ho ereditato indirettamente è stato per me una scoperta sconvolgente. Ricordo ancora il giorno in cui lessi per la prima volta il suo libro, Il rogo di Berlino. Mi trovavo in una libreria sotto casa. Lessi le prime pagine e fui travolto da un'ondata di emozioni contrastanti: shock, rabbia, dolore. Era tutto vero. La mia stessa famiglia portava un peso legato a quel capitolo oscuro della storia. Per molto tempo non riuscii a parlare con mia madre. Mi sentivo tradito dal suo silenzio, dal fatto che avesse tenuto nascosto tutto questo per anni. Negli incontri successivi non è stato facile costruire un dialogo. Le sue spiegazioni non riuscivano a placare il tumulto dentro di me e i nostri rapporti sono rimasti conflittuali. Tra noi c'è sempre stata un'ombra, un non detto che probabilmente non se ne andrà mai. Ma proprio questa ombra, questa memoria dolorosa mi ha insegnato qualcosa di fondamentale. Non possiamo e forse non dobbiamo dimenticare. Nel corso degli anni ho imparato che la memoria non è solo una questione personale, è un ponte che collega il passato al presente, è un modo per costruire un futuro migliore. Raccontare la verità, anche quando fa male, è un atto di coraggio e di responsabilità. Questo è il motivo per cui oggi sono qui a condividere la mia storia, vivere sapendo che mia nonna aveva scelto di schierarsi dalla parte sbagliata della storia è stato un peso. Oggi so che condividere la memoria è fondamentale. Mia madre ha avuto il coraggio di raccontare la sua storia e attraverso di lei la storia della nostra famiglia. Questo è il suo contributo alla memoria collettiva, un contributo che è stato doloroso ma necessario. La memoria è un atto di giustizia verso le vittime e un avvertimento per le generazioni future. Per questo motivo vi invito tutti a riflettere non solo su ciò che è stato, ma su ciò che possiamo fare oggi per rendere il mondo un luogo migliore. E concludo con un pensiero. La memoria non è mai statica, è viva, si evolve, si rinnova attraverso il nostro impegno quotidiano.
Vi ringrazio per essere qui, per ascoltare, per ricordare. Insieme possiamo fare la differenza, insieme possiamo onorare il passato, costruendo un futuro di pace. Dopo 27 anni oggi ti rivedo, madre, e mi domando se nel frattempo tu abbia capito quanto male tu abbia fatto ai tuoi figli. Stanotte non ho chiuso occhio, ora è quasi giorno. Ho aperto la serranda, un fumoso velo di luce si va schiarendo sopra i tetti di Vienna. Sono le 6, il cielo è livido e oggi ti rivedo, madre, per la seconda volta da quando mi abbandonasti 57 anni fa, una vita. Avverto un senso di eccitazione amara, di attesa impaziente, perché nonostante tutto sei mia madre, nonostante quello che eri anche prima di abbandonarci. Ricordo, c'era gente una sera, mia madre ride molto, oltre a lei ricordo un'altra donna e 3 uomini, tutti in uniforme. Poi mia madre solleva mio fratellino Peter, che sgambetta e scruttisce, vuole che dia un bacio sulla guancia a ciascuno degli ospiti, ma lui non vuole, non intende baciare estranei e stufo assesta un calcio nel ventre a uno di quei signori. Mia madre, delusa, rimette a terra il piccolo ribelle, allora mi acchiappa, tocca a me. Nemmeno a me piace, avverto un crampo allo stomaco, io non voglio baciare gli estranei, ma lei mi guarda severa e io mi rassegno a distribuire controvoglia i miei baci. Ma poi arriva un signore che mi fa paura, è antipatico, è alto, ha degli occhi chiari simili a quelli dei gatti siamesi, occhi che sembrano irradiare frammenti di vetro. Eccomi davanti a lui. Il signore si china, mi indirizza un sorriso di ghiaccio e si protende per ricevere quello stupido bacio. Ma per me è troppo. Gli do un morso sul mento. Mia madre mi scuote, mi sgrida. Io non piango, ma odio tutti quanti. Un quarto d'ora dopo, in salotto, non c'è più nessuno. Ci sono soltanto io in un cantuccio a guardare Peter che usa una paletta dell'immondizia come uno slittino. All'improvviso qualcuno getta su di noi una rete da pesca. Non capisco. Provo uno spavento terribile, grido e anche Peter grida, si aggrappa a me, grida, ci agitiamo scompostamente, ma più sforziamo di liberarci, più ci ingarbugliamo e più strilliamo. I grandi non si vedono, forse ci stanno spiando da dietro la porta, divertendosi della nostra patetica angoscia, del nostro sperduto terrore. Siamo come 2 scarafaggi caduti sulla schiena. Agitiamo le gambette, urliamo. Peter strepita, si aggrappa a me, mi pianta le sue unghiette nelle braccia. Tutti i cardini della realtà sembrano saltati, sconnessi. Ci sentiamo catapultati in un mondo al contrario, oscuro, ignoto, dove una madre all'improvviso si è trasformata in una strega per divertire i suoi amici. Comincio a gridare mia madre con voce acuta e supplichevole. Mutti! Mutti! Grido, sinchiozzo e la implodo di venire ad aiutarci. E finalmente arriva. Ride con le lacrime agli occhi. Anche i suoi ospiti ridono, si sono divertiti, si vede. E io, tra il sollievo e il rancore, odio ancora di più tutti quanti. Ma soprattutto odio l'uomo che ho morso, che ora sghignazia sgangheratamente, mostrando i lunghi denti aguzzi che mi fanno pensare a un pesce cane con la pancia piena. È finita. Mamma ci libera. Da allora io e mio fratello soffriamo di claustrofobia. Mi sento agitata e mio malgrado ripenso al nostro ultimo incontro nel 1971, allorché ti rividi dopo 30 anni. Eravamo saliti in fretta per le scale del vecchio palazzo viennese e il cuore mi batteva così forte che non fui capace di suonare il campanello. Lo fece mio figlio, Renzo. L'avevo cercata a lungo e ora, a distanza di 30 anni, da quando mi aveva abbandonato in una Berlino già molto scossa dalla guerra, l'avevo ritrovata. Viveva a Vienna, nella sua città.
Io invece, nata in Polonia ma vissuta nella Germania nazista e rimpatriata in Austria, paese natio anche di mio padre, ormai mi ero stabilita in Italia. Avevo un marito e un figlio. Quando la porta si aprì, vidi una donna che mi assomigliava in un modo impressionante. L'abbracciai, piangendo, sopraffatto da un'incredula felicità e pronta a comprendere, a perdonare, a mettere una pietra sul passato. Lei iniziò subito a parlare di sé. Nessun tentativo di giustificare il suo abbandono, nessuna spiegazione. Prese a raccontare. Molti anni addietro l'avevano arrestata nel campo di concentramento di Birkenau, dove faceva la guardiana. Vestiva un impeccabile uniforme che le stava così bene. Non erano passati 20 minuti che già apriva un maledetto armadio per mostrarmi, nostalgica, quella stessa uniforme. Perché non te la provi? Mi piacerebbe vedertela addosso. Io non la provai, ero turbata, confusa, ma ciò che disse dopo fu ancora più grave dell'aver rinnegato il proprio ruolo di madre. Sono stata condannata dal tribunale di Norimberga a 6 anni di carcere come criminale di guerra, ma ormai non ha più nessuna importanza. Col nazismo ero qualcuno. Dopo non sono stata più niente. Apri le mani, dicesti. Non lo scorderò mai. Mi avevi trascinato per un braccio, come per raccontarmi un segreto nella camera da letto. Mi avevi aperto un cassetto, un gesto antico che prelude un regalo. Non è vero, madre? Apri le mani e me le riempisti di anelli, braccialetti, gemelli da polso, ciondoli, spille, un orologio e un groviglio di collane e collanine. Per un attimo guardai tutto quell'oro senza capire. Poi capii e fu come se mi bruciasse le mani, dischiusi i palmi e i gioielli mi tintinarono sul pavimento. Mi fissasti concertata. Volevo farti un regalo, mi disse infine con feroce candore. Potrebbe servirti in caso di bisogno, non si sa mai nella vita. Non lo voglio, risposi. Tu allora cominciasti a raccogliere gli oggetti e con uno dopo l'altro, con accurata meticolosità. Poi, quando sollevasti delicatamente una catenina, ebbi un tuffo al cuore. Era una di quelle catenine che si regalano alle bimbe per il loro 4º o 5º compleanno. Una cosetta apparentemente leggera, ma di preziosa fattura. In quel momento un'immagine si sovrappose con agghiacciante nitidezza a quella di te che sollevavi i gioielli dal pavimento. L'immagine di te che sospingi nella camera a gas la bambina della collanina. Fu in quell'istante che tutto si decise. Di una cosa fui certa. Io, quella madre, non la volevo. Quella madre che mai mi aveva cercata e che adesso ignorava il mio bambino, solo nel soggiorno con un album da colorare. Ricordo ancora la tua delusione indispettita, come mi permettevo, io, tua figlia, di rifiutare un simile dono così prezioso. Ma davvero, madre, avevi creduto di potermi risarcire della tua lunga latitanza con una manciata di quell'oro? Mi raggelò. E se lei nel 1941 aveva deciso di non volere quella figlia, ora ero io a non volere questa madre. Io e mio figlio Renzo tornammo in Italia col primo treno. Renzo piangeva deluso. Come avrei potuto spiegargli il motivo per cui io non avevo trovato una madre e lui una nonna? Aveva solo 5 anni. Perdetti mia madre per la seconda volta. Carne queste ossa,
Sento ancora addosso le tue mani che si spostano più in là, dove si vive solo di uno sguardo. È tardi, si spegne la candela, sempre troppo tardi per chi non tornerà. Come un pesce che non sa più respirare, come un palazzo intero che sta per cadere. Tu sei l'unica messa in cui io sono andata, treno che è partito, sparito in mezzo al blu. Ed io adesso farei qualsiasi cosa per trovarmi nelle tue braccia, per rivederti. Perché se piace nasci da morire, perché amarsi e respirare i tuoi respiri, staccarsi via la pelle, vedersela strappare, l'attimo fatale in cui mi sono arresa. Perché tu vieni con questo amore tra le mani, come sempre nei tuoi occhi, la mia casa. Se tu mi chiedi questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo: ho amato tutto. Vienna, 1971. Solo pronunciare il nome mi evocava un'immagine confusa, una città di cui avevo sentito parlare ma che non conoscevo davvero. Avevo solo 5 anni quando mia madre mi portò lì e quel viaggio rimane nella mia memoria come un insieme di frammenti, odori, colori, sensazioni. Ricordo il treno, il suo ritmo monotono e rassicurante. Mia madre mi parlava poco e io alternavo momenti di sonno a lunghi minuti a fissare il paesaggio. Dopo il confine ci furono gallerie su gallerie. Ci divertimmo a indovinare quante ne avremmo attraversate. Era un gioco semplice, ma per me, in quel momento, era tutto. Arrivati a Vienna, la città mi colpì per la sua diversità. Non capivo una parola della lingua che sentivo intorno a me e questo mi lasciava confuso e affascinato. La gente vestiva in modo diverso e gli odori che provenivano dai ristoranti e dalle strade erano nuovi e strani. C'era un'aria diversa, qualcosa che non riuscivo a definire ma che percepivo nettamente. Quando arrivammo alla casa di mia nonna ero curioso ma anche intimorito. Era un luogo silenzioso, con un odore particolare di chiuso. Mia madre mi aveva detto che avrei incontrato una nonna, ma non sapevo cosa aspettarmi. La donna che ci aprì la porta era alta e severa e il suo sguardo non mi sembrò accogliente. Mi fece sedere a un tavolo con un album da colorare, ma io non riuscivo a concentrarmi. Guardavo mia madre e mia nonna parlare senza capire cosa dicessero. Era come se ci fosse una tensione nell'aria che nemmeno io, bambino, potevo ignorare. Di quel giorno ricordo anche piccoli dettagli, il rumore dei tram che passavano fuori dalla finestra, i dolcetti che mi erano stati offerti che avevano un sapore insolito. Mia nonna non sembrava interessata a me e io non sapevo cosa pensare di lei.
Era tutto nuovo, tutto strano. L'incontro fu breve e di quelle parole ricordo poco. Ascoltavo con attenzione, cercando di cogliere cosa si stessero dicendo le due donne in quella stanza. Poi accadde tutto in fretta. Entrambe uscirono, mia madre con il volto scuro, sconvolta, forse arrabbiata. Lasciammo subito quella casa e ci dirigemmo al Prater, uno dei luoghi simbolici della città. Lì mia madre chiese a una signora di scattarci una foto insieme. La sera dormimmo in un hotel e il giorno dopo, prima di rientrare in Italia, visitammo ancora qualche angolo di Vienna. Poi di corsa il ritorno. Solo molti anni dopo scoprì il vero significato di quel viaggio e la complessità delle storie che mia madre portava con sé. Ma a 5 anni Vienna era per me solo un miscuglio di immagini e sensazioni, un primo assaggio di un mondo più grande di quanto potessi immaginare. Ricevetti una lettera rosa una mattina. La scrivente si chiamava Gisela Freihost e affermava di essere una cara amica di mia madre. Appresi così che era ancora viva. Sì, era ancora viva, ma era stata trasferita in una Seniorenheim, una casa di riposo per anziani. Il suo stato si era aggravato. Usciva di casa e si smarriva, dimenticava di chiudere i rubinetti dell'acqua o peggio ancora quelli del gas, rischiando di far saltare in aria l'intero palazzo. Alla fine si era deciso di allontanarla dalla sua abitazione per inserirla in un ambiente dove potesse essere tenuta sotto controllo giorno e notte. Sua madre si sta avvicinando ai 90 anni, diceva la lettera alla fine, e potrebbe andarsene da un giorno all'altro. Perché non prende in considerazione l'eventualità di incontrarla un'altra volta? Dopotutto, è sempre sua madre. Quelle parole, tra il semplice e il burocratico, mi turbarono profondamente. Dopo il deludente incontro del 1971 avevo sepolto il ricordo di mia madre in un angolo oscuro della memoria. Da molti anni ero convinta che la sepoltura virtuale fosse nel frattempo diventata reale. Immaginavo mia madre inumata in uno dei cimiteri di Vienna. Avrei dovuto ignorare la lettera, ma poco a poco l'avrei sepolta con tutto il resto, scivolando in una specie di serenità. Avevo ceduto invece e, temendo di cambiare idea, annunciai il mio arrivo a Freihost. Chiesi a Eva, mia cugina, di accompagnarmi. Eva è figlia della sorella di mio padre, Stefano. Ci siamo ritrovate un paio di anni fa, dopo una lunghissima separazione. L'ultima volta che l'avevo vista era stata nel 1942 a Berlino, dove i suoi genitori possedevano una splendida villa nella quale erano state celebrate le seconde nozze di mio padre con Ursula, una giovane e avvenente berlinese che sarebbe diventata la mia irriducibile nemica. Ripagavo il suo rifiuto con la stessa moneta, una reazione istintiva, animale. Mio padre l'aveva conosciuta durante una licenza e a quanto mi fu riferito fu il classico colpo di fulmine. Forse però, se si risolse a richiedere il divorzio e a convolare a quelle nuove, un po' precipitose nozze, fu anche perché voleva dare una seconda madre a noi figli piccoli. La nonna sarebbe stata felice di allevarci, ma era anziana. Ed era preferibile che 2 bambini così piccoli crescessero accanto a una donna giovane, con le energie ancora intatte. Ma dopo quel blitz a scopo matrimoniale, mio padre ripartì per il fronte e sin dal primo istante la convivenza con la mia matrigna si rivelò un inferno. Dal primo momento, in breve tempo, si sbarazzò di me rinchiudendomi in un istituto per bambini difficili, una sorta di deposito per ragazzi che le famiglie non volevano avere tra i piedi. Quel luogo era una casa per fanciulli non desiderati o ritenuti indegni di appartenere alla razza ariana, in quanto sordomuti, ciechi, storpi, paralizzati, nani, subnormali e così via. C'era anche lì
un'atmosfera da lager. Mi raparono a zero per evitare i pidocchi e fecero indossare a me, sì, una specie di divisa a piccole righe nere, simili a quelle dei galeotti, cibo scarso e pessimo, e la costrizione a subire visite mediche, tra cui un'ispezione ginecologica. Mi davano delle pillole che mi stordivano e ogni piccola infrazione ci punivano con il digiuno, con le percosse o con la camera buia. E poi c'era la aberrante ora di socializzazione a cui dovevamo sottometterci ogni giorno. Consisteva nello stipare in uno spazio ristretto le più diverse patologie, lasciando che si scontrassero spontaneamente, e in quell'ora vigeva la legge del più forte. Un giorno un bambino cieco, probabilmente in presa a una crisi di panico a causa del baccano selvaggio che sentiva intorno a sé, si attaccò al mio orecchio mordendolo con un tale accanimento che temevo me lo staccasse. In quell'ora assistei a scene inaudite e a poco mi convinsi che qualcuno ci spiasse attraverso finestre camuffate da specchi. Era una sensazione orribile. Una mattina mi accorsi di aver bagnato il letto e così cominciò il mio calvario. Succedeva ogni notte. All'inizio mi punirono con il digiuno, poi con le percosse e poi con la camera buia. Una specie di cella di isolamento situata nel sotterraneo, gelida e spoglia, con solo una branda e un vaso da notte, e i muri spessi, gelidi, dove venivo rinchiusa per 3-4 giorni, stando quasi a digiuno. Ma non servì a farmi smettere, perché io bagnavo il letto, venivo mandata nella camera buia e quando ne uscivo, per la paura di ritornare, bagnavo il letto di nuovo. Cominciai a temere per la mia vita. Eppure ripetevo la breve preghiera che mi aveva insegnato la nonna. Buon Dio, dammi la fede, perché io possa andare in cielo. Arrivammo nell'edificio e una donna con cortesia professionale ci comunica: arriva subito. Ma subito si volta, il sorriso si spegne. La collega ha richiamato l'attenzione sul computer, mi fissano lo sguardo, leggono intente. Infine si voltano, sbirciandomi di sottecchi. Credo di capire. Sono la figlia dell'ex nazista. Avverto un disagio che non mi è affatto nuovo. E ripenso quella volta a Milano, 2 anni prima. Ero stata invitata a partecipare alla commemorazione del 50° delle leggi razziali. Durante una pausa dei lavori mi si avvicinò una donna sopravvissuta a Birkenau. Mi fissò negli occhi, poi esplose a bruciapelo: io la odio! Rimasi per un istante senza parole. Perché? Perché mi odia? Domandai dopo essermi ripresa. Perché sua madre era una guardiana a Birkenau e io credo anche di ricordarmela. Era una bionda dalla mano pesante che un giorno mi spaccò gli incisivi con uno sfollagente. Era così, non è vero? Una biondona robusta. E mi fissava con risentita aggressività. Non lo so, balbettai. Non lo sa se sua madre era bionda oppure no? Avrà pure una foto, avrà pure qualcosa di lei. Voglio saperlo. Voglio sapere se quella biondona di Birkenau era sua madre. Mi aveva afferrato per un braccio e le sue dita nervose si stringevano attorno al mio polso. Scossi il capo, impotente. Non saprei dirglielo. Quando mia madre si trovava a Birkenau, io non avevo alcun contatto con lei. La voce mi morì in gola. Non fa niente. La donna allentò la presa, la mano ricadde. Mi scusi. Tacque e incurvò le spalle in un movimento strano e penoso. Era piccola, fragile. Il volto era segnato da una sofferenza antica, incancellabile.
uno degli organizzatori le si avvicinò. Francamente non mi pare che esordì. Ha ragione, lo interruppe la donna. Mi dispiace. È stato più forte di me. Mi dispiace. Scusatemi. E fece per tornare sul palco. Allora fui io a trattenerla. Lei non ha nulla di cui chiedere scusa, ma anche io non so di che cosa posso essere colpevole. Quando la guerra è finita, avevo solo 7 anni e mezzo. Nel suo viso qualcosa si ammorbidì. 7 anni e mezzo. Ha ragione. Mi scusi ancora. E tornò sul palco. Bisogna capirli, commentò il docente che era intervenuto in mia difesa, seguendola con lo sguardo. Non potranno mai dimenticare. Lo so, risposi. Nessuno che sia stato nei campi ne è mai uscito del tutto. Nessun sopravvissuto ad Auschwitz è mai guarito definitivamente dal male. The glory of the broken heart.
Un sabato mattina del 1995, cielo terso, neanche una nuvola, e un'inondazione di luce dorata dalle enormi finestre dell'appartamento nel centro di Bologna, che era sia la sede della mia associazione culturale che la mia abitazione. Mi ero alzato da poco e ancora in pigiama stavo girando per la cucina a preparare qualcosa da mangiare. Un brunch, come dicono gli americani, un po' breakfast e un po' lunch. Sarebbe stato pronto verso le 11:30, ma non c'era fretta. Stavo mettendo sul fuoco la pentola del riso e la padella per friggere quando suonò il telefono. Guardai l'orologio, 11:20. Chi poteva essere? Non avevamo niente in programma per quel giorno in associazione e di solito gli amici arrivavano nel pomeriggio. Pronto? Renzo? Sì, sono io. Chi sei? Paolo? Avevo riconosciuto la voce. Paolo Mazzantini era un caro amico che avevo conosciuto durante i miei 2 anni di servizio civile, scelto come alternativa al servizio militare in quanto obiettore di coscienza. L'ente per cui prestavo servizio aveva messo a disposizione un appartamento per gli obiettori e Paolo era stato il mio compagno di stanza. Dopo il servizio civile ci eravamo tenuti in contatto saltuariamente perché lui viveva a Firenze. Oh, ciao, che piacere sentirti. Dove sei? Di passaggio a Bologna? Posso invitarti per una spaghettata? Ci fu qualche secondo di silenzio. No, sono a Firenze, non ho intenzione di venire a Bologna, non ho tempo. Ah, peccato, pensai, sarebbe stata una bella serata, dissi a voce alta. Un altro silenzio più lungo. C'era qualcosa che non andava. Forse c'era qualche cattiva notizia. Dimmi, c'è qualche problema, posso aiutarti? Chiesi preoccupato. Ma la voce che rispose non era sofferente, bensì ostile. Certo che da te proprio non me l'aspettavo, disse lentamente, con rabbia repressa. Rimasi interdetto, cercando di capire cosa potessi aver fatto. Ma scusa, di cosa stai parlando? Non sapevo che fossi figlio di una nazista. Sentii il sangue rifluire alla faccia. Ma cosa stai dicendo? Di cosa stai parlando? Mi sedetti, cercando di mantenere la calma. Guarda Paolo, so per certo che mia madre non è nazista e non lo è mai stata. È vero che è tedesca, ma durante la guerra era solo una bambina. Sì, va bene. Allora diciamo nipote di una nazista. La madre di tua madre, su questo non c'è dubbio, l'ha dichiarato pubblicamente, anzi ha scritto un libro intero sull'argomento. Ricaddi nel buio. Come? Quale libro? Non mi dire che non ne sapevi niente, disse con voce tagliente, è impossibile, non fingere, sei un ipocrita schifoso. La protesta mi ribolliva dentro.
Ma cosa stai dicendo? Non so di cosa stai parlando. So che mia madre scrive articoli, ma non sono al corrente del suo lavoro attuale. Non ci vediamo e non ci sentiamo da un po'. Va bene, Renzo, diciamo che non lo sapevi, ma questo non cambia molto. Come non cambia molto? Gridai perdendo la calma. Il silenzio di Paolo si prolungò per un tempo interminabile, poi parlò di nuovo per l'ultima volta. Leggi il libro, si intitola Il rogo di Berlino. L'ho trovato in libreria, leggilo. La comunicazione si interruppe bruscamente. Spensi il telefono e rimasi a guardarlo, esterrefatto. Mi sentivo svuotato, non vedevo l'ora di uscire, per correre in una libreria e chiarire quel tremendo mistero. Il commesso sembrava sapere di cosa parlavo. Il rogo di Berlino, Helga Schneider, sì, ce l'abbiamo, pubblicato da Adelphi. Mi indicò un tavolo pieno di copie. Mi avvicinai, scosso da violente emozioni. Il libro era lì, con il nome di mia madre ben evidente sulla copertina. Sopra una fotografia in bianco e nero. 3 donne camminavano tra macerie. Una di loro tirava un carretto. Il titolo spiccava in lettere maiuscole: Il rogo di Berlino. Fino a quel momento avevo sperato in un errore, ma era tutto vero. Sentivo paura, rabbia, umiliazione. Mi chiedevo come mia madre avesse potuto scrivere quel libro senza dirmi nulla, senza coinvolgermi in una storia che apparteneva anche a me. Presi una copia del libro, andai alla cassa e pagai, consapevole che nulla sarebbe più stato come prima. Mi manca l'aria. Stiamo per inoltrarci nell'androne, mi sento soffocare. Frau Ing mi spiega che ha un carattere difficile, la memoria va a fasi alterne, ma sul passato dei campi è sempre lucida. Sono pronta. La vedo. Sento, più che riconoscerla, che è mia madre. Muovo alcuni passi. Mi fermo accanto a lei per costringerla a guardarmi. È vecchia, esile, il viso scarno e appuntito, la pelle grigiastra e diafana, il corpo come un guscio d'uovo pronto a frantumarsi, il petto incavato, le spalle gracili e poi quegli occhi azzurrissimi che d'un tratto mi contemplano, vitrei, gelidi, vuoti. Ti ho già visto. Sei mia sorella. No, tua sorella è morta. Io sono tua figlia. Anche mia figlia è morta. No, io sono tua figlia. No! Resta in silenzio. Poi le chiedo piano: davvero non ti ricordi di me? Scuote la testa, seccata, ma un sorrisetto comincia a incresparle la guancia. Tu sei Helga. Annuisco, commossa. Avrei voluto rispondere: sì, mamma, ma la parola mi muore in gola. Avevo 4 anni quando avevo pronunciato quella parola per l'ultima volta. Un tratto si sporge verso di me, sgrana gli occhi. Helga! Helga! Grida all'improvviso. È arrivata mia figlia! È proprio lei, guardate! Guardate! Venite tutti a vedere! È arrivata mia figlia! Mia madre perde il controllo, la situazione perde tutti i cardini di prima, poi d'un tratto si ricompone. Lei comincia a parlare, mi dice: Stefan è morto, mio padre, Stefan. Me lo dice come se fosse successo ieri.
Ma io gli dico che era già morto, che lo sapevo. Meglio che sia morto, meglio. Lui non faceva altro che mettermi i bastoni tra le ruote. Non voleva che io scrivessi, non voleva che facessi politica, non voleva altro che io mi occupassi dei bambini a casa. E perché? Non ti sembrava giusto occuparti dei tuoi figli? No, avevo dei doveri. Dovevo e volevo giurare fedeltà assoluta al mio Führer fino alla morte. Lei cambia discorso, vuole parlarmi di Berlino, mi guarda commossa, mi chiede di non lasciarla mai più. Le chiedo io invece di Ravensbrück. Cedo al ricatto di tornare l'indomani, con le rose gialle, quelle rosse le aveva scaraventate sul pavimento. Cosa facevi a Ravensbrück, madre? Dovevo misurare la febbre, che altro? Dovevo legare le prigioniere ai tavoloni. Ai tavoloni. A quale scopo? Nel 1942 il dottor Ernest Gravitz, il medico che prese parte a tutti gli esperimenti eseguiti dalle SS su cavie umane, ordinò di infettare alcune prigioniere del campo di concentramento di Ravensbrück con stafilococchi, bacilli della gangrena gassosa, del tetano e di colture miste di vari germi patogeni per sperimentare l'effetto curativo dei sulfamidici. Dell'esecuzione si occupò il professor Karl Gebhardt, ordinario di chirurgia ortopedica all'Università di Berlino e medico personale di Hitler. Le prigioniere venivano infettate alla parte inferiore delle gambe con un taglio che arrivava, come testimoniano le poche sopravvissute e alcuni testimoni, fino all'osso. Sovente si aggiungevano nelle ferite delle pazienti, oltre alle colture batteriche, anche frammenti di legno o schegge di vetro. Le gambe delle cavie andavano presto in suppurazione. Le vittime, cui non veniva prestata alcuna cura allo scopo di osservare il progresso del quadro clinico, morivano tra dolori atroci. Il professor Gebhardt si recava solo saltuariamente a Ravensbrück per verificare i risultati ed esaminare le ferite delle pazienti che, legate in fila sui tavoloni, dovevano aspettare per ore l'arrivo di Herr Professor. Sugli esiti il professore riferì nel maggio del 1943 in una comunicazione dal titolo Esperimenti speciali sull'effetto dei sulfamidici in occasione del terzo convegno dei medici consiglieri specialisti dell'Accademia di Medicina Militare di Berlino. Non provavi compassione per quelle cavie umane? Chiedo a mia madre. Nel momento stesso in cui lo faccio, tuttavia, mi rendo conto dell'inutilità della domanda. Lei indugia un secondo, abbassa il capo e si fissa le mani. Poi alza lo sguardo e dichiara con un senso di ottusa arroganza: no, non provavo compassione per quelle là, perché si operava per il bene dell'umanità, ossia la scienza non opera sempre per il bene dell'umanità. Quei medici, dico io, non erano altro che ciarlatani, erano sadici, pseudomedici, pseudoricercatori. Sussulta, come colpita da uno schiaffo ingiurioso. Sei una sciocca, come sbagli? I nostri medici erano eccellenti professionisti e i risultati dei loro esperimenti venivano pubblicati su tutte le più autorevoli riviste mediche, in Germania e anche all'estero. Tu non sai niente, niente, e sottolinea quell'affermazione con un gesto perentorio delle mani, e io non avevo alcun diritto di provare compassione, il mio dovere era solo quello di obbedire. Una pausa. Volge lo sguardo fuori dalla finestra, verso le cime dei vecchi platani che dondolano fuori nell'aria nebbiosa. Ich habe doch eine Hausbildengarten. Abbiamo subito un processo di disumanizzazione.
Ti guardo, madre, e provo un dissidio lacerante, terribile, l'istintiva attrazione per il mio stesso sangue e l'irrevocabile rifiuto per ciò che sei stata, per ciò che ancora sei. Basta, mi impongo. Sei venuta per vederla un'ultima volta. Fa che finisca bene. Cerco di sorriderle, ma le labbra mi si bloccano in una sporfia rigida, dura come il cemento. Il demone torna a pungolarmi, incalzo. Com'era il vitto? Com'era il vitto per voi intergerrimi mentre noi, io e tuo figlio, pativamo la fame più nera? Lo sai che fin dal 1944 il vettogliamento regolare della popolazione tedesca era cessato del tutto? Lo sai che mangiavamo pane fatto di ravizzone? Che lo sai che si macinavano la scorza d'albero e le ghiande per trarne farina? Roba che ci faceva venire dei mal di pancia atroci. Oppure ingoiavamo delle terrificanti zuppe a base di ortiche e altre erbe che non sapevamo neanche che cosa fossero. E voi, lì, con i vostri integerrimi medici, avevate penuria di cibo anche voi? Le chiedo. Eva mi lancia un'occhiata di disappunto. Mia madre ridacchia. La domanda sembrava divertirla. Noi avevamo tutto. Si pavoneggiava. Non ci mancava niente. I camerati ci portavano caffè vero, calze di seta, salumi, burro, vodka polacca, sigarette, sapone profumato e anche champagne, ma quello solo a Natale. I tuoi camerati, madre, con quale senso di appartenenza ne parli ancora? Con quale immarcescibile deferenza? Incalzo. Voglio sapere del quarto Birkenau, ma lei non vuole rispondermi. Si alliscia il suo vestito di lana, mi lancia un'occhiata vagamente ilare. Allora, che cosa sarebbe questo quarto Birkenau? Se te lo dico del quarto crematorio di Birkenau, tu mi prometti che resti ancora con me? Annuisco. Il quarto crematorio di Birkenau non aveva forni, aveva soltanto un grande pozzo con la brace viva. Si china confidenzialmente verso di me. Devi sapere che il nuovo comandante di Auschwitz si divertiva un mondo. Faceva sparare addosso a dei prigionieri sul ciglio di quel pozzo e poi si godeva la scena per come ci cascavano dentro. Io vorrei non crederle. Vorrei poter credere che lei si stia inventando tutto solo per potermi trattenere, perché le ho promesso che sarei rimasta. Però so che sta dicendo la verità. Una verità che sgorga dalle sue labbra senza che lei lasci trasparire nessuna emozione. C'era anche un altro che se la spassava allo stesso modo, ma lui al pozzo faceva arrivare le ebree, delle ebree nude. Era Moll, il responsabile dei crematori. Quando le vedeva cadere nella brace, rideva come un pazzo. Non odiava nemmeno nessuno come loro, nemmeno i prigionieri russi. Mi lascio sfuggire. Ma che cosa avevate? Tutti voi contro di loro? Che cosa avevate? Tutti quanti chi? Ma come? Tutti? Hitler, Himmler, il regime, l'SS, voi, insomma. Non sono stata io a decidere la soluzione finale. Io ho solo obbedito agli ordini. Dovevo tener fede al mio giuramento e il giuramento è sacro. E voglio dirti un'altra cosa. Se non vuoi credermi, fa lo stesso. Tra i miei camerati dell'SS ho conosciuto persone intelligenti, colte, responsabili, ottimi padri di famiglia come Rudolf Höss, uomini d'onore.
uomini indimenticabili, amanti della natura, amanti del focolare domestico. Una mia amica al campo si fece fare una cornice d'oro, ci voleva mettere la fotografia dei genitori, ma fu avvelenata da 2 prigioniere ebree, 2 luride carogne ebree. Dovevano vendicarsi di non so cosa quelle 2 carogne, quelle 2 puttane, ma naturalmente furono scoperte e finirono davanti a un plotone di esecuzione, nude, ma prima avevano passato 15 giorni nel bunker di isolamento. Era un bunker di rigore, per punizioni speciali. Stavano al buio, con topi grandi come gatti che quasi le mangiavano vive. Quando uscivano erano pazze e quasi imploravano di avere il colpo alla nuca per farla finita. Aveva un odio che le ribolliva dentro come magma incandescente. Io vivo un atroce sdoppiamento. Una parte di me è paralizzata dall'orrore, l'altra quasi agisse sotto ipnosi, continua a chiedere, vuole sapere.
Il viaggio a Vienna e la scoperta della verità dietro il libro di mia madre avevano lasciato un segno profondo dentro di me. Per anni ogni pensiero che tornava a quella vicenda portava con sé un misto di amarezza, incomprensione e silenzio. Non c'è mai stato un vero confronto tra noi su quel tema. Quando lessi Il rogo di Berlino per la prima volta, il senso di tradimento era così forte che preferii chiudermi nel mutismo. Non telefonai a mia madre, non cercai spiegazioni. Mi rifugiai in un muro di distacco che pensavo mi avrebbe protetto. Negli anni la distanza tra noi crebbe. Le poche volte che ci parlavamo, le nostre conversazioni erano superficiali, come se nessuno dei due volesse affrontare il nodo centrale che ci divideva. Io sentivo un'ingiustizia. Quel libro raccontava una storia che riguardava anche me, ma che io avevo scoperto come un estraneo dalle pagine stampate. Per lei forse il libro era stato una forma di liberazione, un modo per fare i conti con il proprio passato, ma per me era stata una rivelazione improvvisa, crudele, che mi aveva tolto ogni equilibrio. Con il passare del tempo però iniziai a vedere le cose sotto una luce diversa. Mi resi conto che il muro che avevo costruito attorno a me non faceva che isolarci ulteriormente. Ricordo un giorno in particolare, seduto nel mio studio mentre sfogliavo vecchie fotografie. Una di quelle immagini catturava un momento di Vienna. Io, un bambino di 5 anni, accanto a mia madre con uno sguardo confuso ma curioso. Mia madre mi teneva una mano sulla spalla, un gesto semplice ma che sembrava contenere un'infinita tenerezza. Fu allora che capii che nonostante tutto il legame tra noi esisteva ancora, nascosto sotto strati di incomprensioni e silenzi. Non fu facile trovare il coraggio di riprendere il dialogo. Un giorno però decisi di fare il primo passo. Le scrissi una lettera, qualcosa di intimo, in cui cercavo di spiegare le mie emozioni senza accusare, senza pretendere risposte. Le raccontai quanto mi avesse ferito il libro, ma anche quanto sentissi il bisogno di capire meglio il suo punto di vista. Le chiesi di raccontarmi, di parlare come un figlio che voleva conoscere non solo la storia ma anche la donna dietro quella storia. La sua risposta arrivò dopo qualche settimana. Non era una lettera lunga, ma ogni parola sembrava pesata, sincera. Mi disse che non era mai stato facile per lei parlare di quei tempi, che aveva sempre avuto paura di essere giudicata perfino da me. Scrisse che aveva scelto di mettere tutto su carta perché pensava fosse l'unico modo per essere veramente onesta, senza filtri. E mi disse che si era resa conto, leggendo la mia lettera, di quanto quel silenzio ci avesse fatto del male. Da quel momento iniziò un percorso lento ma significativo. Non ci fu un grande confronto, nessuna discussione drammatica. Fu piuttosto una serie di piccoli gesti, di telefonate più frequenti, di visite in cui cercavamo di andare oltre la superficie. Ci volle tempo, ma sentii che qualcosa stava cambiando. Era come se un raggio di sole fosse riuscito a penetrare attraverso le crepe del nostro rapporto. Oggi c'è una nuova apertura, una voglia di conoscersi davvero, di costruire qualcosa insieme, anche se con anni di ritardo. Forse non è mai troppo tardi per ricominciare, e forse, come diceva Stefania, è vero, l'amore è davvero in grado di compiere miracoli. Non potevo smettere di fare domande delle quali però conoscevo le risposte. Non avevi pietà neanche per i bambini. E perché mai avrei dovuto averne? Ribatté prontamente.
Un bambino ebreo sarebbe diventato un adulto ebreo e la Germania doveva liberarsi di quella razza odiosa. Quante volte te lo devo ripetere? Ispiro. E lei continua. Io avevo il dovere di obbedire senza discutere agli ordini superiori, e se questi ordini prevedevano di soffocare nelle camere a gas milioni di ebrei, io ero pronta a collaborare. Per cui, credimi, non potevo permettermi la minima debolezza nei confronti di mamme o bambini. Si arresta, combatte contro un incipiente tremore della mascella, poi decide di ignorarlo e prosegue. Lo sai? Io ero una divoratrice di libri e i camerati, quando tornavano da Berlino, mi portavano sempre qualcosa di interessante da leggere. E poi la lettura mi serviva per rilassarmi prima di prendere sonno. Ero un essere umano anch'io, no? Non riesco a frenarmi. Come facevi a prendere sonno sapendo che a pochi metri di distanza si bruciavano giorno e notte migliaia di cadaveri? Io non ho mai sofferto di insonnia. E poi te l'ho già detto, avevo subito un addestramento severo. Non potevo permettermi di... Ma poi succede una cosa strana. È uno spettacolo grottesco. La mascella comincia a tremarle sempre di più. Il suo volto allo stesso tempo è disarmato e contratto dall'ira. Quelli che venivano bruciati era solo gentaglia. La Germania doveva sbarazzarsi fino dell'ultimo Stück, dell'ultimo esemplare di quella razza ignobile. Se ero d'accordo con la soluzione finale, è perché credi che io fossi lì? Per fare una vacanza? Per godermi una vita? Mi getto uno sguardo chiaro e diretto. Io ero convinta della soluzione finale. Di conseguenza assolvevo i miei compiti con impegno e con persuasione. In seguito mi hanno trattato alla stregua di una criminale, ma anche durante la detenzione io non ho mai smesso di sentirmi fiera e degna di essere appartenuta alla Germania del nostro grande Führer. Lo sai che a Birkenau leggevo Kant e il mondo non ci capiva? Mi guarda a un certo punto con un rammarico che si direbbe sincero. Se hai sperato che avessi cambiato idea, mi dispiace doverti deludere. Io resto ciò che ero. Ho detto la verità, tutta la verità che volevi. Nella saletta è calato un greve silenzio. Mia madre sembra persa in un suo remoto altrove. È stata davvero sincera o ha detto quello che pensava io volevo sentirmi dire? Qualcosa che mi aiutasse a odiarla definitivamente perché io potessi liberarmi finalmente di lei. Alza la testa, mi scruta con gli occhi socchiusi come se faticasse a mettermi a fuoco e si disegna sulle labbra un sorriso storto, poi prende a guardare fuori dalla finestra. Scivolata via. E mi rendo conto che se fino a ieri avvertivo la sua assenza come un'ossessionante presenza, ora la sua presenza è una irrevocabile assenza. Provo angoscia, ma anche un'irrazionale tenerezza. Devo vergognarmi se qualche volta l'istinto, il mio istinto di figlia, prevale sulle ragioni della morale, della storia, della giustizia, dell'umanità. Eva mi sfiora un braccio, mi sorride, solidale. Capisco che condivide i miei sentimenti. Un attimo dopo rientra in sala da pranzo Fräulein Inge. In sala da pranzo aspettano solo lei, dice a mia madre con professionale spigliatezza. Andiamo. Ma mia madre sembra svegliarsi da un breve letargo. Io non vengo! Io oggi non mangio, devo restare con mia figlia. Ma l'orario di visita è finito, cerca di convincere la Fräulein. Ho detto che non voglio. Ci vada lei a pranzo se ci tiene tanto e mi lasci da sola con mia figlia. Io invece penso, dice Fräulein, che lei debba lasciare le sue ospiti
e che possa, comincia a prenderla con maggiore fermezza, mi dia la mano, da brava. Ma io non voglio, io voglio solo la mano di mia figlia, non voglio nessun'altra mano. E con un gesto rapido e indocile nasconde la sinistra sotto l'ascella come una bambina capricciosa, testarda. Fräulein Inge cerca di districare delicatamente quella mano. Mi fa male, aiuto, mi fa male. Si dibatte, riesce a ribellarsi, si precipita verso di me. Tienimi tu, mi implora, afferrandomi le mani e mi sorride fiduciosa. Provo un misto di imbarazzo e pena, ma anche un istintivo senso di protezione. Non andare via, io sono sola, qui non viene mai nessuno a trovarmi. Fräulein Inge ricorda, ma come? Viene una volta alla settimana, anzi 3, Fräulein Fräulest a farle compagnia. No, io non voglio nessuno, io voglio solo mia figlia. Fräulein scuote la testa e rinuncia a replicare. Mi fa cenno di avviarmi insieme a lei verso la sala da pranzo, come per prenderla in giro verso la saletta. Stiamo per varcare la soglia quando a un certo punto mia madre svincola la mano dalla mia e con uno slancio repertino mi si avvinghia al collo. Non lasciarmi, non andare via. Sotto le volte risuona soltanto il suo pianto. Tutti ci osservano costernati. Ora mia madre preme la sua testa contro il mio petto. Ti prego, resta con me. Mia madre si inghiozza sempre più forte, si dibatte, poi all'improvviso comincia a baciarmi ovunque. Mi prende, mi bacia le maniche della giacca, i bottoni, la collana di perle, mi bacia i palmi delle mani. È terribile, è come se si lacerasse un velo. Ora la nostra storia è tutta qui. La storia mancata di una madre e di una figlia. Ti prego, lasciami andare. Madre, è una non storia. Ti prego. Finalmente Fräulein riesce a separarci. Posa le mani sulle spalle di mia madre con fare comprensivo. Ora lei deve essere ragionevole e salutare le sue ospiti. Eva mi bisbiglia, mi suggerisce. Dille che nel pomeriggio ritornerai. Io consento. Adesso tu vai a pranzo e io nel pomeriggio ritornerò. Negli occhi di mia madre, ancora umidi di pianto, un lampo di gioia. Dici sul serio? Sì. Me lo prometti? Sì. Vado a mangiare perché mia figlia mi ha promesso che tornerà e io credo a mia figlia. Mia figlia è una persona di parola. Mia figlia non è una di quelle che promette le cose e poi non le mantiene. Lei è sincera. Lei è mia figlia. È mia figlia e io le credo. Poi con una dolcezza di cui non l'avrei ritenuta capace, mi chiede: mi daresti un altro bacio, Mausi? Sento una fitta al cuore, rovente, come una ferita. La bacio, mi chino e bacio la guancia gelida di mia madre. Vorrei chiamarla Mutti, ma la parola mi resta imprigionata alla bocca dello stomaco. Ancora una volta mi chiedo chi ho di fronte. Sei stata davvero un'irriducibile nazista, madre? O hai detto tutte quelle cose orrende solo per aiutarmi a odiarti? È ora di andare, ribadisce Fräulein Inge, pacata ma ferma. Mia madre obbedisce. Poi
mi sorride. A dopo, figlia mia. E prima di varcare la soglia mi manda un bacio, sfiorandosi le labbra con la punta delle dita. Di nuovo ha sul viso un'espressione strana e di nuovo la sento irrimediabilmente lontana. Mi perdo nei miei pensieri e quando mi sveglio mia madre non c'è più. Avverto un senso di freddo, di vuoto. Fisso il doppio battente della sala e accenno un passo in quella direzione perché Eva mi prende per un braccio. Dobbiamo andare. Annuisco e penso, ho perso ancora una volta. Se lo desidera possiamo sentirci per telefono, mi dice Fräulein Henning. Accetto, grata, e lei mi allunga un biglietto con il suo numero di casa. Mi chiami anche sul tardi, mi dice con fare amichevole. La chiamerò dall'albergo, replico. È in buone mani, mi rassicura con un sorriso di congedo. Mia cugina mi conduce sotto braccio lungo il corridoio verso le scale. Io ho la gola stretta, respiro a fatica. È passato, sussurra Eva con affetto. Io mi lascio andare, piango, mi lascio andare a piangere. In portineria chiediamo che ci chiamino un taxi. Io sono malferma sulle gambe, ancora quella violenta sensazione di irrealtà. Che cos'è stato? Che cos'è stato? Alzo il viso, la pioggia sottile mi rinfresca. È passato, mi ripete mia cugina, è tutto finito, rilassati. Un cielo grave è sulle cime dei vecchi platani, l'aria è umida e appiccicosa. Il taxi si ferma davanti al portone esterno. Prima di salire, Eva si volta e mi domanda: pensi di ritornare? Shalom,
diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo, la nostra vita sia gioiosa e il mio saluto, pace, giunga fino a voi. Un applauso immenso a Giampiero Grilli.